Ciao ragazzi e benvenuti a questo tutorial sulla ribaltata. Per fare la ribaltata noi dovremo imparare essenzialmente a slanciare una gamba e a spingere con le braccia. A queste due cose si aggiungerà poi il tipo di comportamento che dovrà assumere il corpo durante il movimento. Preparazioni fisiche particolari non ne servono, salvo magari un minimo di flessibilità di spalle, di gambe e anche di lombare. Le progressioni che andremo ora a vedere non sono indispensabili, nel senso che uno potrebbe provare ad approcciare direttamente la ribaltata, ma ci sono comunque di aiuto per capire meglio il tipo di atteggiamento del corpo. Siccome che i ponti che andremo a vedere tra queste progressioni sforzano parecchio la nostra struttura articolare, assicuriamoci di essere ben riscaldati prima di cominciare l'allenamento. La prima maniera di scomporre la ribaltata è quella di abituarsi a fare la verticale ponte. Potremo quindi poi allenarci sulle verticali e sui ponti e successivamente a legare queste due cose insieme. State attenti quando fate i ponti a tentare di aprire e di spingere soprattutto di spalle piuttosto che di lombare, al fine di evitare problemi alla schiena. Perciò salgo in verticale, aspetto che i piedi siano uniti e poi cerco di arrivare in ponte. Ora però dobbiamo vedere come risalire dal ponte al fine di completare l'elemento. Ci può essere d'aiuto iniziare a farli dall'alto e poi provare a risalire, eventualmente anche con l'aiuto di un muro. Cerchiamo quindi di avere le spalle in spinta e di evitare di piegare eccessivamente le braccia. Quindi proviamo ad andare giù il ponte. Prima ci esercitiamo al muro e poi proviamo a farlo senza non appena ci sentiremo pronti, sia fermandoci per terra che poi tentando di risalire. Una volta che saremo diventati forti nei ponti, proveremo ad eseguire una verticale ponte con risalita con un po' di velocità. Al posto di questo le ragazze potrebbero allenarsi sulle rovesciate avanti, che aiutano sicuramente di più, in quanto molto simili alla ribaltata. Noi invece le lasciamo stare perché le rovesciate richiedono un'elevata flessibilità di gambe, tipica delle ragazze che solitamente a noi manca. Perciò tendiamo di eseguire una verticale ponte con risalita con un po' di velocità. Cominciamo anche magari a pensare di partire con un bel affondo in avanti e di mettere le mani non troppo vicine ai nostri piedi ma abbastanza lontane, cercando sempre di tenere un atteggiamento di spinta di spalle. Agli esercizi che abbiamo appena visto dovremo però aggiungere una spinta di braccia, fondamentale per la corretta esecuzione della ribaltata. Perciò semplicemente ci allunghiamo sia ricercando un affondo di gambe che di braccia e tentiamo di eseguire un saltello. Cerchiamo fin da subito di evitare di piegare le braccia perché una ribaltata più pulita ha le braccia tese in esecuzione. Sebbene la ribaltata con l'arrivo di una gamba risulti probabilmente più semplice, potrebbe invogliarci a spingere di meno con le braccia, visto che tanto arriva prima una gamba e il busto può risalire mentre atterra la seconda. Perciò abituiamoci ad eseguire prima quella con arrivo a due gambe, in cui se non si vuole arrivare di culo bisogna cominciare a spingere con le braccia, oltre che dare una certa potenza anche alla gamba dello slancio. Perciò qua iniziamo a mettere una rincorsa. Correte abbastanza veloci, ma non troppo, al fine di non perdere il controllo dell'elemento. Eseguite un presalto, vi allungate avanti, slanciate la gamba dietro e spingendo con le braccia cercate di arrivare dall'altra parte. Poi in aria i due piedi si uniranno. Il lavoro sui ponti che abbiamo visto prima ci serve per capire come evitare di mantenere la schiena troppo dritta durante la ribaltata, errore che rallenterà l'arrivo delle gambe dall'altra parte e che di conseguenza ci impedirà di atterrare decentemente. Va da sé che essendoci velocità e spinta di braccia non occorre arcare esageratamente la schiena. Basterà infatti che l'arco lombare sia minimo ma comunque presente. Se la spinta di braccia è scarsa, risulterà scarso anche l'arrivo. Detto questo, quindi rincorsa, presalto con partenza braccia in alto, affondo ricercando le braccia tese, forte e deciso slancio della gamba dietro, appoggio e spinta degli arti superiori, spezzo leggermente sulla lombare, momento di sospensione in aria, una gamba si unisce all'altra al fine di permettermi l'arrivo a piedi pari e infine atterraggio. Le spalle devono restare abbastanza vicine alle orecchie e la testa deve evitare di scappare eccessivamente in avanti. Alcuni aiuti di cui potete usufruire potrebbero essere un ostacolo all'altezza del vostro bacino, che voi dovrete, eseguendo la ribaltata, saltare via senza toccarlo con la schiena, oppure semplicemente una mano di un vostro amico, sempre dietro la schiena, che agevoli l'esecuzione della ribaltata. Questo espediente può essere chiaramente utilizzato anche negli allenamenti sulla verticale ponte. Una volta imparata la ribaltata con arrivo a due gambe, non servono ulteriori spiegazioni, in quanto quella con arrivo a una gamba dovrebbe risultare più semplice. Nulla di diverso da quella con arrivo a due gambe, quindi non avremo un'unione delle gambe in aria, ma rimarranno separate durante tutto l'arco del movimento. Atterrerà quindi prima una
e poi l'altra. Dal mio punto di vista è importante quindi capire fin da subito il tipo di atteggiamento del corpo al fine di non abituarsi ad eseguire una ribaltata sbagliata che poi può risultare molto difficile da correggere. Perciò, specie se avete optato per un allenamento più diretto, quindi se intendete imparare direttamente la ribaltata senza passare per verticali, ponti, eccetera, smettete immediatamente di allenarvi se l'elemento vi viene molto male e tornate indietro, quindi ricominciate o cominciate ad allenarvi sulle basi, quindi verticali, ponti e quant'altro. Qualche tempo dopo tornerete a riprovare la ribaltata cercando di eseguirla nella maniera corretta. Altra cosa, nonostante tutte le basi da cui anch'io sono passato, non riuscivo a far venire la ribaltata. Questo perché chiaramente la eseguivo con la stessa gamba della verticale, nel mio caso la sinistra. Un giorno, proprio per sbaglio, sono partito con l'altra gamba, quindi con la destra, ho slanciato per errore la destra e mi sono ritrovato in piedi. Questo per dire che possono esserci elementi ed esercizi che fate meglio con una gamba piuttosto che un'altra, con un braccio piuttosto che un altro, con una parte piuttosto che con quell'altra. Tenete pure questo in considerazione sia dall'inizio, ma anche se dopo un po' di tempo stentate a vedere dei buoni risultati. Ma ripeto, è molto importante avere chiaro il concetto di ribaltata prima di cominciare ad esercitarsi. Assolutamente evitare tentativi su tentativi completamente sbagliati. Magari filmatevi o fatevi fare un video per vedere dove state sbagliando. Bene ragazzi, è tutto, buon allenamento e buona ribaltata. Ciao ragazzi, benvenuti in questo tutorial su Fit. Cominciamo col dire